È che io cerco sempre di partire con quell'effettino, così sappiamo poi dopo dove siamo, no? Chi siamo, che cosa va in onda. Cosa siamo, che facciamo su questa terra. Bentornati, benvenuti e ben ritrovati. Questa è Una vita da lontano live ed in podcast. Come state? Spero bene. Come ogni settimana, generalmente la domenica, ci ritroviamo per raccontarvi quello che succederà poi nella puntata successiva, che di solito va in onda di giovedì, ma poi insomma la potete ascoltare un po' quando volete voi sui nostri podcast e su tutte le piattaforme in cui trovate Una vita da lontano. Come sempre vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali, di cliccare sulla campanella e su tutti i like per darci una mano, insomma, per far muovere questi algoritmi e per far crescere questo podcast che sempre di più accoglie nuovi amici e nuovi ascoltatori. Io sono Raffaele Labrozzi e con me, come ogni settimana, i due cavalieri che mi accompagnano in questa avventura, che sono i cavalieri che fecero la spesa, in questo caso mi verrebbe da dire. Peraltro io non sono il cavaliere nero, a me mi potete rompere voglio dire, insomma, in dosi moderate e con l'aggiusto grado di accettazione ci si può anche scherzare col sottoscritto. Ciao a tutti da Piero Carlucci, benvenuti in questa prima puntata del secondo anno, ma non della seconda stagione, perché giustamente, come diciamo tra di noi prima di andare in diretta, esattamente il 7 maggio 2020 il buon Marco Des da Londra è stato il nostro primo ospite. Tra l'altro colgo l'occasione non solo per salutarlo, ma per ricordare che da oggi Londra ritorna a essere una città vivibile, anzi da ieri per essere precisi, per cui, come dire, almeno da qualche parte poco a poco la vita torna a fiorire. Volevo fare una pausa a effetto su questa frase. A effetto. Allora, ciao a tutti, io sono Emiliano, abbiamo l'abitudine o di non presentarci o di presentarci male, perché è un nostro vezzo, diciamo così, comunicativo, incuriosire le persone e dire ma questi mo chi sono, eccetera, eccetera. Quindi noi stiamo sostanzialmente per lanciare la nostra 50ª puntata complessiva. Come ha detto Piero, abbiamo festeggiato un anno lineare, diciamo solare. Io mi sento più un cavaliere della tavola di legno, possibilmente apparecchiata, per la nostra 18ª puntata della seconda stagione, perché questo è un vezzo che Raffaele ha deciso a un certo punto dovevamo avere le stagioni, quindi farà certo. la prima. Che avevamo iniziato la prima stagione, che era la primavera o l'estate, l'autunno o l'inverno? No, la seconda stagione. Noi saremo come Lost, le nostre stagioni non avranno nemmeno tutte quante lo stesso numero. Completamente persi negli algoritmi. Allora, cercheremo di raccontarvi una storia nuova, pur se, diciamo così, gli elementi sono già noti. Ritorniamo in un paese che abbiamo visitato tante volte, un paese cugino, quasi fraterno, che frato cugino. Esatto, che in quanto espatriati conosciamo molto bene, cioè la Spagna. Cercheremo di dargli un taglio differente attraverso gli occhi di un ospite nuova, perché sarà una donna. Avremo con noi, a meno che dopo aver sentito questa presentazione non decida di dire vabbè, verrò la prossima settimana, Barbara Peruggi da Guadiaro, se l'ho detto bene, non sappiamo cioè abbiamo capito in che provincia sta, ma io ancora non ho capito se è un quartiere di un paesino o se è un paese a sé, però lo scopriremo. Scusami, giovedì. Sì. Usa il termine tecnico. In Spagna si dice una población. Una población. Allora, in provincia di Cadice. In provincia di Cadice, e quindi noi vi invitiamo a seguirci giovedì ai soliti orari che poi vi dirà Piero, perché lui li sa e se li studia e cerca anche di darvi dei nuovi meridiani e dei nuovi orari così. Noi siamo molto contenti di essere ancora qui dopo un anno
a fare questa cosa perché ci diverte molto. Noi in realtà la domenica ci facciamo questa preview solo per stare insieme noi tre, potremmo benissimo usare un bot per comunicarvi chi sarà il prossimo ospite, ma lo preferiamo fare di persona perché è meglio. No? Siete d'accordo? No? Assolutamente. Mi guarda in maniera stranissima, come dire, potevamo anche starci a guardare la partita di tennis. Va bene, quindi non mancate giovedì per la nostra 50ª puntata, saranno delle nozze di... non lo so. Di latta. No, lo stagno 50ª è d'oro, però è d'oro. Vabbè, è d'oro. Comunque, seconda stagione, 18ª puntata del secondo ciclo diviso così. Torneremo in Spagna, torneremo sui nostri luoghi del delitto. Seguiteci alle ore X per la diretta. Esatto, alle 18:30 orario GMT, perché la X va svelata attraverso una complicatissima equazione, 19:30 orario CEST, 20:30 orario Est, o se per festeggiare il nostro primo anno siete andati direttamente a First Yap nella Western Australia, dovrete collegarvi a l'1:30 del mattino. Mi raccomando, soprattutto la Western Australia, non saltate come canguri, che sennò poi si muove troppo la terra. Ecco, tra l'altro, parlando di canguri, che è piatta, ricordiamolo. Ho trovato all'English Market la possibilità di comprare la carne di canguro. Chissà, magari la proveremo un giorno. Comunque, ci puoi fare dei salti in bocca? Okay. Attento che poi ti ritorna e devi mangiarla a si ripropone, a cena non è il caso. No. E qui si fa del fine umorismo, della comicità che tanti altri podcast ci invidiano. Questa è la preview della domenica di Una vita da lontano, live in podcast. Come sempre, iscrivetevi, registratevi, cliccate sulle campanelle, commentate, cliccate sul like. Noi ci sentiamo giovedì per la puntata numero 50 ed è stato un piacere come sempre. Ciao.